Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, visto che mio marito ha comprato quintali di fragole e una parte l'ho utilizzata per fare la marmellata, Spettacolare. spettacolare, andate a vedere la ricetta perché è venuta veramente buonissima, e l'altra la utilizzerò, le altre le utilizzerò in parte ovviamente perché non serviranno tutte, per fare una buonissima cheesecake alle fragole. Allora, è una cheesecake un po' particolare perché comunque sarà anche molto bella e decorata, e appunto per questo abbiamo bisogno di uno stampo con la cerniera, è importante, ci serve per forza, foderato con della carta da forno, sia sul fondo che sui lati, in questo modo. Abbiamo bisogno, ingredienti: 800 g di formaggio spalmabile, 170 g di burro. Questo non è il tuo, o il tuo? No, non è il mio, ma è a basso contenuto di colesterolo. Abbiamo bisogno di 200 g di latte condensato, 350 g di biscotti secchi misti. Questo è fantastico perché quando avete pacchi aperti in casa, vai, cheesecake, ok? Poi abbiamo 12 g di gelatina in fogli che, come vedete, io già ho messo a bagno con un pochino di acqua, 20 grammi, quindi diciamo circa 3 cucchiai rasi. Fragole, ne servono 300 per la gelée e ne servono un po' per metterle all'interno. Vi dico un po' perché non c'è una quantità ben precisa, in quanto ognuno può scegliere di metterne quante ne vuole. Anche perché se uno ha la cerniera più grande o più piccola, quindi ne Beh, serviranno. in realtà serve questa qui, circa 28 cm di diametro. Poi abbiamo dello zucchero a velo, eccolo qui, 80 g di zucchero a velo. Poi ci serviranno altri 5 grammi più o meno, dico 5 perché se ne mettete 6, perché comunque pesare la gelatina in fogli è un po' un problema se non avete una bilancia con la grammatura bassa, ok? Quindi se avete quella a fogli da 5, da 6, va bene lo stesso, ok? Dicevo 5-6 grammi di gelatina in fogli, un altro 2 cucchiai di acqua per bagnare la gelatina in fogli, e continuiamo così perché basta questo. Allora, come prima cosa, che cosa farò? Andrò a scegliere delle fragole che sono tutte quante più o meno della stessa dimensione. Perché? Per fare il decoro, va bene? Noi faremo un giro di mezze fragole all'interno, una volta fatto il fondo con i biscotti, e poi sopra ci verseremo il nostro composto di Philadelphia al latte condensato, ovviamente con la gelatina in fogli dentro perché sennò non si forma, no? Ho fatto questa variante della cheesecake tra virgolette normale, perché la cheesecake si fa in tantissimi modi, onde evitare di mettere la panna, altro grasso aggiunto. Infatti sto usando il formaggio fresco spalmabile ma light, cioè c'è già il burro, c'è sta lo zucchero, c'è sta un sacco di cose, il latte condensato, quindi diciamo non è una ricetta light quella che sto facendo, ma cerco sempre Limitiamo i danni. esatto, di limitare i grassi, esattamente. Dicevo, dobbiamo scegliere tutte fragole uguali, più o meno della stessa altezza, della stessa grandezza, della stessa cicciosità, per metterle lateralmente. Vi consiglio di prendere le fragole di più o meno questa dimensione, saranno 3 centimetri e mezzo, non di più, perché non verrà altissima la nostra cheesecake. 2 dita, diciamo. 2 dita tue. Le 2 dita tue non sono, cioè, neanche le mie in realtà, perché io ho l'editone, vedi? Però, insomma, ecco, più o meno 2 dita cicciotte, ecco. Perché dicevo, non verrà
visto che non c'è la panna, non verrà un composto molto molto alto, ma questo noi non lo vogliamo e quindi di conseguenza andremo a prendere delle fragole più bassine onde evitare che escano fuori dal contorno, esattamente. Ho messo la carta da forno, prima ho imburrato tutto il lato alto della teglia in maniera che questa potesse aderire molto bene nel cerchio appunto della teglia. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a tritare i biscotti, a sciogliere il burro e a scegliere le nostre fragole. Ci vediamo tra poco. Allora, come vedete abbiamo tagliuzzato le fragole per la gelée, abbiamo ridotto i biscotti in polvere, abbiamo già sciolto il burro e inserito per fare il fondo. A questo punto andremo a miscelare bene il composto perché il burro dovrà entrare a far parte di ogni molecola di biscotto, ok? Ok, ci siamo. Abbiamo fatto la cernita delle fragole che hanno più o meno tutte la stessa altezza, quelle che non l'avevano l'abbiamo misurate e le abbiamo messe, madonna mia che precisione. Mi raccomando, munitevi di un misura fragole. Ma no. No? No, assolutamente, basta farne una e le altre a misura, tutto qui. Ora, queste cosa faremo? Le andremo a tagliare a metà, esattamente. Cioè, hanno fatto tanto per trovarle e adesso le tagliano E le pure. dobbiamo tagliare a metà. Non c'è altra soluzione. Non c'è altra soluzione. Per uno stampo di quella portata ne bastano quindi una quindicina, io credo. Poi ve lo farò vedere perché dipende sempre dalla larghezza delle fragole. Ecco qui. A posto. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo il composto, cioè quello che serve per fare il fondo. Sul fondo. Esatto. Non scende, Lo mettiamo nella teglia. E lo compattiamo molto molto bene con prima un leccapentole, una leccarta, chiamatela come volete. Cercate di farlo aderire bene ai bordi e soprattutto di livellarlo tutto quanto allo stesso modo per non creare dislivelli particolari, no? Questo poi, una volta pronto, andrà messo in frigorifero per una mezz'oretta. Poi lo ritireremo fuori perché dobbiamo fare la decorazione con le fragole. Una volta fatto con il leccapentola, proprio per far sì che questo venga ben compattato, scusate il rumore, prendiamo un bicchiere. Hai capito le tecniche di a tavola con Silvia? Oppure una ciotolina, quello che volete voi, va benissimo. Qualcosa con fondo piatto, insomma. Esatto. In maniera che così lo andiamo a compattare per bene. Fatto questo, in frigorifero. Fatto questo, in frigorifero per mezz'ora. Quindi ci vediamo Tra mezz'ora. a mezz'ora. A dopo. Allora, abbiamo messo il Philadelphia dentro una ciotola. A questo punto dobbiamo pesare i 200 grammi di latte condensato.
le. E vai. E andremo a mescolarli per bene. Nel frattempo ho fatto sciogliere la gelatina, ora la farò raffreddare a temperatura ambiente, fatta sciogliere sul fuoco con quell'acqua che comunque vi dicevo prima, e andrò ad incorporarla si impiccia la lingua sempre, in questa miscela di Philadelphia e latte condensato. Come vedete non metto lo zucchero, ma per ovvie ragioni il latte condensato è stradolce e quindi non ce n'è bisogno. Nel frattempo lo stampo sta raffreddando. Importante, non mettete la gelatina prima di aver tirato fuori lo stampo, perché poi se no, dato che in questo composto non c'è la panna e quindi è meno soffice, meno liquido, potrebbe addensarsi troppo e poi potreste metterlo male dentro allo stampo. A noi serve una crema fluida, perché se no le fragole che fanno? Si rovesciano, invece con questa rimangono su. Ok, mi sembra che di grumi non ce ne siano. A questo punto andrò a fare la gelée, aspettando che la gelatina si raffreddi e che il composto diventi duretto, il composto del fondo della cheesecake. Ci vediamo sui fornelli. Allora, abbiamo messo le fragole con lo zucchero a velo. A questo punto con una fiamma medio-alta facciamo in modo che arrivino ad ebollizione e dovranno sobbollire per almeno un quarto d'ora. Potremmo utilizzare, invece di fare questo procedimento, la marmellata di fragole che abbiamo fatto? No, No. perché ci sono i pezzetti dentro. Ok. No. In realtà potremmo fare una gelatina, infatti questa è una gelée fatta semplicemente prima tipo un paio di giorni prima, e con quella poi fare la cheesecake. Però visto che è comunque una preparazione che dobbiamo fare in breve tempo, non abbiamo tutto il tempo per fare la gelée, la gelatina, perché la gelatina va messa poi, fatta in questo modo, va fatta la marmellata, poi va messa dentro una federa, un sacco di stoffa pulita e appesa a un gancio, perché quello che poi scende nella pentola va di nuovo zuccherato e poi Vabbè, esatto, va bene così. già ti sei stancato, vero? Sì. Ok, mi ricordo che mia madre la faceva con le mele cotogne, era una faticata, però era buona, era molto buona e aveva un bel color arancione corallo, bello, perché non era proprio rosso, quindi tra il rosso e il corallo. Io qui ho già messo la gelatina a bagno, quella che serve per la gelée, e quindi di conseguenza adesso aspettiamo che raggiunga il bollore e ogni tanto, ovviamente mescolando, dobbiamo fargli fare 15 minuti di cottura. A dopo. Allora, come vedete è fatta. A questo punto mettiamo la gelatina che si è ammorbidita nel frattempo, si appiccica ovviamente, ma è normale, e la facciamo sciogliere per bene. Poi che facciamo? Allora, se voi avete un mixer ad immersione va benissimo, io la vado a mettere nel mixer proprio, cioè quello normale, e la andrò a frullare, dopodiché la dobbiamo passare con un colino. Ci vediamo dopo. Allora,
questo è quello che dovete fare: passarla con un colino. Ovviamente dovete mescolare con un cucchiaio, perché sennò poi non va giù. Una volta fatto questo, la lasciamo nel pentolino. Per quale motivo? Perché comunque dobbiamo aspettare che si raffreddi, ok, che si riposi più che altro, ma poi dobbiamo vedere quanto tempo passerà per comporre la nostra cheesecake, perché questa ovviamente andrà messa praticamente da fredda, perché sennò si smonta tutta la cheesecake. Ma è probabile pure che, se dobbiamo farla stare tanto tempo, la cheesecake intendo, nel frigo, comunque almeno 3 ore deve stare, questa magari si raddensa troppo e quindi dobbiamo riscaldarla di nuovo. Ok, questo è quello che rimane della nostra frutta, e questa verrà usata per fare la nostra gelée. Ci vediamo per comporre la torta. Allora, abbiamo tirato fuori il fondo dal frigo, mettiamo la gelatina insieme al Philadelphia e al latte condensato e mescoliamo per bene. Se volete potete usare delle fruste elettriche, ma a mano viene benissimo. Ha un aspetto molto invitante. Quando sarà pronta sarà ancora più invitante. Sì, non ho dubbi. Comunque è una ricetta lunga, ci vuole un po' per Sì, farla. assolutamente. Ci vuole tantissimo tempo per farla. Anche perché a differenza delle classiche cheesecake, comunque ci vuole tutto il tempo per la gelée. Esatto. A questo punto che facciamo? Mettiamo le nostre fragole. Le mettiamo in questo modo. Ecco che cadono, in questo modo che cadono. Attaccate al bordo. Le facciamo dire attaccate tutte quante. Sì, certo. Ci vediamo tra poco. A fra poco. Tutte quante attaccate alla carta da forno. Ma che brava! Grazie. Sono bastate? Sì. E adesso la colatura. E adesso mettiamo la crema. Ovviamente ne cade qualcuna, ovviamente la ritirate su. Quindi ora ho capito, quando vedo quelle torte con la fetta di fragola all'esterno, è questa, fatta così. Esatto. E la gelée sopra. Esattamente. Quindi fa tipo a coperchio. Tipo coperchio, sì. Una volta che l'abbiamo composta, la mettiamo nella parte più fredda del frigo, o se volete anche nel freezer, per almeno 3 ore. Quindi sì, è una ricetta comunque lunga. Assolutamente. E allora ci vediamo tra 3 ore. Ci vediamo tra 3 ore. Guardate che spettacolo. Vi faccio vedere una cosa. Dopo solo 2 ore, senza mettere la panna, questa è già pronta. Ok? Allora a questo punto mettiamo
il gelé sopra, Il coperchio. il coperchio come l'hai chiamato tu, sì. Ma non è aperta adesso comunque. No, assolutamente, questa deve stare altre 2 ore nel frigorifero per far sì che il gelé diventi una bella gelatina. La mettiamo bene, mi raccomando, deve essere praticamente fredda, perché se no andate a rovinare la torta. Che spettacolo. Ok, eccola qui. Adesso la mettiamo in frigo e poi la andrò a decorare. Vi faccio vedere poi dopo che cosa mi sono inventata. Ci A vediamo dopo. Allora, eccola qui, la nostra cheesecake. Adesso io ho messo questo canovaccio bello intriso di acqua bollente e lo metto così, in questo modo, intorno alla teglia. Il motivo è questo: scalda i bordi, i lati, cioè, scusate, e si può staccare più facilmente senza che certo. venga via Vengono via le fragole. i pezzi di torta, esatto. Quindi fatelo per più di una volta e poi aprite il nastro, mi raccomando, perché se no io continuo a bagnare, intanto, perché se no potrebbe venire via una parte della cheesecake. Io ho fatto apposta lì con la carta da forno, proprio onde evitare un'altra parte di questo disastro che potrebbe accadere. Ma in questo modo in questo modo sono tranquilla che non accadrà. Quindi ci vediamo tra poco a teglia aperta. A teglia aperta. Allora, come vedete, stiamo togliendo molto facilmente la carta da forno. Ovviamente fatelo in maniera delicata, Guardate che spettacolo. Eccola qua. Che dite, ragazzi? Sì. Ci possiamo premiare? Ancora no, perché a tavola con Silvia ovviamente la dovrà decorare. E che la lasciamo così? Assolutamente Ma no. no, farò delle fragole brinate. In realtà ne farò una, però per farvele vedere farò un piccolo video a parte e poi vedrete la torta. Che metteremo nell'info box. Esattamente. E poi vedrete la torta decorata. Ci vediamo dopo. È bellissima. È venuta bene, sì. Poi l'aggiunta di queste fragole brinate Sì, esatto. sopra sta un incanto. Io sono deliziato dalle fragole messe così a parete. Beh, devo dire che sono molto soddisfatta anch'io. E ci credo, vorrei ben dirlo. Signori, non posso mangiarla perché la mangerò stasera. Però vi assicuro che penserò a voi. Signori, Scusate. buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.